Quando si parla di giri abbiamo già detto che molto spesso ci si concentra su quella che è la tecnica, la velocità, l'equilibrio, il movimento, la forma in generale. Ma abbiamo anche detto che troppo poco invece ci si concentra su quel sistema di organizzazione del corpo che rende possibile il giro. Mi pare fosse il video 4 dove ci siamo concentrati sulle sequenze dei mezzi giri a destra e abbiamo insieme visto l'esecuzione di quei giri attraverso un perno sulla gamba destra e il perno invece quando viene eseguito sulla gamba sinistra. Lo stesso oggi andremo a fare, ma per quel che riguarda sempre il giro a destra, ma con una rotazione completa di 360 gradi, sia per quel che riguarda il cavaliere, sia per quello che riguarda la dama. Quando si parla di giri, tendenzialmente direi che è abbastanza istintivo collegarlo al concetto di equilibrio. E quando parliamo di equilibrio parliamo di sistemi come il sistema vestibolare, l'orecchio interno, il sistema propriocettivo che ha a che fare con le articolazioni, i muscoli, ma anche del sistema visivo. Beh, è nota la regola, no? Che i danzatori, i virtuosi hanno, ma è una regola che viene insegnata da subito, no? Anche ai corsi principianti di danza, dove si dice che la nostra testa, e quindi il nostro sguardo, no? Fondamentalmente, la nostra testa, dicevo, è l'ultima a partire nella rotazione di un giro, ad andarsene, diciamo così, ma è anche la prima ad arrivare. Bene, sempre in quel quarto video, ma anche in altri, mi è capitato di menzionarvi, parlando proprio del giro a destra, la possibilità di fare quei giri attraverso dei passettini e il come nasce concettualmente anche nel ballo di coppia quel giro che molto spesso la dama fa e che viene ormai quasi universalmente chiamata vuelta classica, giro classico, il giro a destra della dama, e cioè un giro che attraverso dei passi la nostra dama va a fare per poi tornare di fronte al cavaliere. Beh, nella tradizione, ci dicevamo in quei video, quel giro a destra nasce proprio con quell'idea, non del perno, del virtuosismo e della tecnica, ma con l'idea da parte della dama di rimanere fino all'ultimo con lo sguardo verso il proprio cavaliere e di ripristinare immediatamente quello sguardo ancora prima di aver completato il giro. Beh, vedete come alla fine l'interpretazione, no? Personale di quel giro va a darci una chiara idea di quello che dovrebbe poi fare tecnicamente la nostra testa quando noi giriamo, quando eseguiamo un giro. Ma torniamo a noi. Dicevamo nel video 4 appunto che lo stesso mezzogiro a destra poteva essere eseguito eseguendo il perno sulla gamba destra oppure sulla gamba sinistra. Questo ci dà la possibilità di cambiare la velocità del giro, quindi l'interpretazione del giro. Non è, ricordatevi quello che ci siamo subito detti, cioè che la tecnica è una cornice che ci deve rendere liberi, cioè ci deve dare la possibilità non solo di migliorare la qualità del nostro ballo e dei nostri movimenti, ma deve dare delle possibilità interpretative. Quello che voglio dire è che lo stesso mezzogiro, quello che avevamo visto, può essere interpretato in modo più, come posso dire, più lento, oppure può essere più veloce nel momento in cui vado a eseguire un perno sulla gamba destra. A maggior ragione questo andrà a succedere nell'esecuzione di un giro a 360 gradi. Quindi il sistema sarà sempre il medesimo, ormai lo conoscete, andremo a eseguire il giro a destra a 360 gradi con perno sulla gamba sinistra e perno sulla gamba destra per il cavaliere e per la dama. Ma vi raccomando, non mancate la prossima settimana perché nuovamente il mio ospite sarà il grandissimo Pietro Mingarelli, proprio per farvi vedere in coppia una combinazione di giri a destra attraverso l'uso delle braccia. Ci darà varie combinazioni il maestro Mingarelli, questo proprio per darvi la possibilità, no, fin da subito di comprendere come qualunque passaggio, qualunque figura possa essere eseguita singolarmente, in coppia, con diversi accorgimenti nell'uso per esempio delle braccia. Bene, partiamo dai nostri cavalieri.
Quando andiamo a eseguire un giro a destra completo, quindi con rotazione a 360 gradi, eseguendo il perno sulla gamba sinistra, come già ci siamo detti per quel che riguarda i mezzi giri a destra, dobbiamo tenere presente, dobbiamo ricordare molto bene che si decide prima e non all'ultimo momento. Questo perché il passo che andremo ad eseguire con la gamba sinistra è già un passo perno. Il passo perno non ci deve portare a staticità, a perdita di tempo legata al fatto che decido in ritardo. Io devo sapere sempre un po' prima cosa decido di interpretare. Vediamo. Passo base 1, 2, 3, 5, 6, 7. Al momento in cui devo eseguire il passo in avanti di sinistra sull'1, devo quindi ricordare e tenere presente che si tratta di passo perno. Significa che vado a fare un passo intanto sufficientemente piccolo da consentirmi di entrare bene in asse, e già sapete che cos'è l'asse, non un punto, no? Ma una direzione, quella linea verticale che ci attraversa. Andiamo ad appoggiare il peso sapendo che quell'appoggio è un passo perno. Ok? Quindi ci spostiamo in avanti ballando 1. Il 2, che nel caso del mezzo giro rimaneva invece un passo d'appoggio statico sul posto, in questo caso è nuovamente un passo perno che vado a eseguire portandomi in asse sulla gamba destra, utilizzando sempre la torsione della parte alta del busto per darmi la spinta necessaria e avendo cura che il baricentro sia in linea con la base d'appoggio. 2. Nel numero 3 arrivo, porto il peso sulla gamba destra. Ed ecco che sul 5, 6, 7 posso eseguire tranquillamente il mio basico indietro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Se lo volessimo ballare sul tempo del dos, 3, perno, 5, 6, 7. Quello che mi preme sottolineare è che il passo di sinistra e il passo di destra questa volta sono entrambi passi perno, dove il mio obiettivo è entrare sempre in asse, avere il baricentro bene centrato in linea con la base d'appoggio in maniera da poter essere efficace nel giro. Cosa mi dà la spinta per girare? Cosa devo conoscere di me? Cosa lavorare in modo da essere consapevole della quantità di spinta che mi serve? Si tratta di un giro singolo, quindi la quantità di torsione e soprattutto la quantità di spinta che vado a esercitare attraverso la torsione del busto non sarà poi così importante. Tutto cambia nel momento in cui invece decidiamo di dare più velocità al giro. Voglio fare un giro singolo, non voglio fare ancora un giro multiplo, ma voglio che quel giro sia più veloce. Bene, eseguo il perno sulla mia gamba destra, utilizzando il medesimo accorgimento che avevo usato nel momento in cui stavo facendo i mezzi giri nella puntata numero 4, mi pare fosse. Quindi, ballando il basico farò 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il cavaliere non parte in avanti con la gamba sinistra, marca lateralmente nell'1. Non è un passo perno, è un passo con appoggio. 1. Nel dos vado a eseguire il mio passo perno. Attenzione, questo dos è più impegnativo. Perché? Perché devo andare a eseguire una rotazione completa. 360 gradi interamente eseguiti con l'appoggio sulla gamba destra, quindi un perno completo sulla destra. In realtà prima, nella versione precedente, stiamo facendo perno per 180 gradi di rotazione, perno sinistra, vero? 1. Secondo perno, altri 180 gradi di rotazione, 2, 3 appoggio, 5, 6, 7. Qua andiamo a fare 360 gradi di rotazione interamente sulla gamba destra. È un esercizio molto potente per chi vuole essere perfetto, centrato e a qualunque livello. Ovviamente a qualunque livello non intendo i principiantissimi, le persone che ballano da pochissimo tempo, nel senso che
per chi balla veramente da poco tempo sconsiglio questo secondo approccio, a meno che non ci siano già delle basi di danza, ok? Di altri tipi di danza. Invece per tutti gli allievi dal livello intermedio in poi, quindi superato entriamo diciamo nella fase A2 B1, in leggenda su Dance Mental Coaching troverete poi i livelli esatti a cui si riferiscono queste sigle, ve lo dico io, intermedio preavanzato. Da quel livello in poi è un esercizio eccellente, eccezionale, ma anche per il professionista, perché ci consente di fare il giro, arrivare, mantenere un equilibrio forte, solido su una gamba nei momenti di arrivo e non traballante, per verificare se il baricentro cade proprio lì sopra, sulla base d'appoggio. Mi raccomando, per chi ha dubbi, riguardare il video 4, andare a rivedere tutto il discorso relativo all'asse, relativo al baricentro e alla postura della parte alta e dei piedi. Bene. Quindi abbiamo questa doppia versione che riballo sull'1 per i cavalieri. Tenete presente che la tecnica della dama non varierà assolutamente, per cui spero che le mie dame si siano già attivate, prontissime, con quell'atteggiamento costruttivo di chi si pone l'obiettivo. Io giro, perché ho le possibilità di farlo, nel modo più efficace e utile a me possibile. Bene, cavalieri, 1, 2, 3. 5, 6, 7, perno sinistra, destra, partendo quindi col passo in avanti. 1, 2, 3, 5, 6, un passo base. 1, 2, 3, seconda versione. 5, 6, se vuoi incrocia al 7 il passo, balli laterale. 1, perno sulla gamba destra, 2, 3, frontale. 5, 6, 7, completo. 1, 2, 3, prima versione, giro più lento. 1, 2, 3, 5, 6, 7, una base, 1, 2, 3, seconda versione, giro, perno destra, 1, 2, 3, 5, 6, 7, postura, sempre, attenzione alla tua parte alta, non è mai una parte che ostenta, non è mai spalle troppo addotte, non è mai la ricerca di un'approvazione esterna, è la ricerca della tua approvazione, è la ricerca del tuo centro, del tuo esserci, fondamentalissimo. Dame, 1, 2, 3. E quale giro, se non la vuelta classica, per noi dame è preziosissimo. Quante volte, in quante figure, in quante sequenze abbiamo la possibilità di ballare questo meraviglioso giro che è la vuelta classica. Ancora più meraviglioso se lo pensiamo nell'ottica di quel che vi raccontavo prima, di come nasce, no? Nella tradizione, nel folklore e così via. Bene, molte interpretazioni del giro a destra della dama vengono date con un primo passo in diagonale. Non vi nascondo che anche io molto spesso uso il passo in diagonale per l'ingresso nella vuelta classica. È diverso l'ingresso in diagonale rispetto al giro di passettini che vi mostrerò la prossima settimana col maestro Mingarelli. Proprio perché l'ingresso non è stilizzato, formalizzato, è un ingresso più immediato dove gira anche il piede. Tendenzialmente invece quando ballo la vuelta classica io tendo a mantenere la punta del piede dritta, non la giro in questa direzione perché mi dà l'idea del piede storto, non mi piace proprio come linea, ok? Quindi tendenzialmente uso il passo in diagonale per poi andare a completare il mio giro. Laddove va benissimo, vi ripeto, è un giro che nel ballo di coppia io utilizzo tantissimo, ma anche molto spesso come passitos. Per esercizio vi chiedo però, oltre a questo giro che per noi è molto frequente fare, di andare ad eseguire il giro a destra come l'abbiamo impostato per i nostri cavalieri. Perno sinistra, perno destra. Perno sinistra sul 5, porto il peso sulla gamba destra, consapevolezza e percezione, entro in asse, sento con la pianta del piede il mio pavimento, sento un busto che è rilassato ma tenuto,
Sento il mio baricentro perfettamente spostarsi sulla base di appoggio e eseguo gli ultimi 180 gradi di perno e torno frontale con appoggio sulla gamba sinistra, pronta a riballare il basico di destra e indietro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. E così via, tutte le braccia che volete. Bene, andiamo adesso però a vedere la seconda parte, quella che prevede il perno sulla gamba destra per dare velocità al giro, esattamente come abbiamo fatto per i nostri cavalieri, quindi una rotazione sulla gamba destra di 360 gradi, esercizio utilissimo proprio per riuscire a potenziare la nostra capacità di giro. Partendo dal basico avremo 1, 2, 3, entriamo al 5 col peso sulla gamba sinistra. Andiamo a portare il peso sulla destra andiamo a eseguire il perno completo, sempre i soliti accorgimenti. Asse, baricentro, parte alta, percezione del pavimento, torsione del busto che ci dà la possibilità di prendere la spinta. Quindi da questa posizione nel numero 6, se balliamo sul tempo 1, ci gireremo per arrivare nel numero 7 frontalmente. Quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Se vogliamo ballare questi giri sul tempo del dos, rivediamo per il cavaliere. Dos, tres, 5, 6, 7. 1, dos, tres, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Per le dame, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Vi raccomando dame, quando andate a ballare il giro perno, quindi quello che vi porta alla rotazione di 360 gradi, abbiate grande cura dell'asse, del baricentro, della quantità di spinta che vi date, ok? Durante il perno per arrivare frontalmente. Bene, con grande attenzione fatemi gli esercizi con cura in modo da potenziare al massimo il vostro giro. Ci vediamo al prossimo video, andremo a vedere in coppia variazioni di giro a destra con il grandissimo maestro Pietro Migarelli. Iscrivetevi al canale. Ciao!